Vuoi conoscere i segreti delle donne dai capelli lunghissimi che hanno fatto sognare un'intera epoca? Un'imperatrice, una cantante lirica, 7 sorelle diventate leggenda e una donna che cambiò per sempre il mondo dei parrucchieri. Oggi riscopriremo i rituali che utilizzavano davvero e quali possiamo ancora fare nostri. Il primo segreto arriva da Sissi: proteggi ciò che hai. L'imperatrice Elisabetta d'Austria aveva capelli che sfioravano quasi le caviglie. La loro cura richiedeva ore. La sua parrucchiera, Fanny Angerer, li scioglieva lentamente, ciocca dopo ciocca. Sissi raramente li lasciava completamente sciolti. Li intrecciava, li raccoglieva, li proteggeva. Aveva capito una cosa che ancora oggi dimentichiamo troppo spesso: non basta far crescere i capelli, bisogna anche imparare a conservarli. Le acconciature protettive possono diventare le migliori alleate di una chioma forte, lunga e sana. Il secondo segreto ce lo svela Aline Vallandry: non lavare per abitudine. Aline Vallandry era una celebre cantante lirica francese della Belle Époque. Si esibì nei grandi teatri europei, ma divenne famosa anche per un altro motivo: la sua straordinaria chioma dorata che le arrivava quasi fino a terra. Nel 1912 venne descritta come la donna con i capelli più belli d'Europa. Le donne le scrivevano per chiederle quale fosse il suo segreto. La sua risposta era sorprendentemente semplice: non li lavava ogni giorno, li osservava, aspettava il momento giusto, ascoltava le esigenze della propria cute. Forse il consiglio più rivoluzionario che ci lascia è proprio questo: imparare a conoscere i propri capelli invece di seguire regole uguali per tutti. Il terzo segreto di Aline era quasi un'ossessione: le punte. Secondo lei, una chioma non si perde tutta insieme, si perde poco alla volta, centimetro dopo centimetro, ignorando il danno. Per questo prestava enorme attenzione alle punte e le controllava regolarmente. Proteggere le punte significa proteggere il tempo che abbiamo investito nella nostra crescita. Il quarto segreto arriva da Martha Matilda Harper. Tutto parte dalla cute. Martha Matilda Harper era una donna canadese emigrata negli Stati Uniti, rimasta orfana da bambina e costretta a lavorare come domestica. Riuscì a costruire un impero in un'epoca in cui alle donne era raramente concesso fare impresa. Fondò una delle prime grandi reti di saloni di bellezza gestite da donne e rivoluzionò per sempre il mondo della cura dei capelli. Molto prima dei social e delle mode passeggere, Martha Matilda Harper aveva già creato un metodo rivoluzionario, l'Harper Method, un approccio che metteva al centro ciò che ancora oggi spesso dimentichiamo: una cute sana, massaggi regolari e una cura costante della chioma. Fu una delle prime donne a sostenere che i capelli sani nascessero da un cuoio capelluto sano. Un concetto che oggi forse sembra scontato, ma che all'epoca era rivoluzionario. Se trascuriamo la cute, difficilmente potremo avere una chioma nelle sue migliori condizioni. E Martha ci lascia anche il quinto segreto: il massaggio. Nei suoi saloni il massaggio del cuoio capelluto non era lusso, era parte integrante del trattamento, un gesto lento, rilassante, quasi meditativo. Bastano pochi minuti con i polpastrelli per trasformare la cura dei capelli in un momento dedicato a se stessi. Il sesto segreto appartiene alle Seven Sutherland Sisters. Nutri le lunghezze. Erano 7 sorelle, le cui chiome, sommate insieme, superavano gli 11 metri di lunghezza. Il pubblico rimaneva incantato dai loro capelli. Loro sapevano che le lunghezze hanno bisogno di essere mantenute morbide e protette. La cura non finisce alle radici, anche ciò che è cresciuto da anni merita attenzione, ed è proprio grazie a loro che arriviamo al settimo segreto: le oleature. Molto prima dei trend sui social, gli oli erano già protagonisti della cura dei capelli. Le donne utilizzavano preparazioni oliose per proteggere, ammorbidire e stimolare la crescita. E se in Occidente esistevano pomate e tonici, in Oriente troviamo rituali ancora più antichi, come il talam ayurvedico: oli, erbe, massaggio. Una tradizione tramandata nei secoli, ed è proprio questa tradizione
che vive nel nostro olio Ananta Roots, perché Ananta Roots non è un olio ispirato all'Ayurveda, è un vero talam ayurvedico, una preparazione di oli e di erbe utilizzata attraverso il massaggio del cuoio capelluto, così come insegna questa antica pratica. Il nostro olio ha già aiutato moltissime donne a ritrovare il benessere del cuoio capelluto e a sostenere la crescita dei propri capelli, accompagnandole nel loro percorso con risultati che parlano attraverso le loro esperienze, perché ieri come oggi i gesti giusti, la costanza e gli ingredienti scelti con cura possono davvero fare la differenza. L'ottavo segreto torna nelle mani di Aline: spazzola con delicatezza. Aline dedicava tempo alla spazzolatura quotidiana, mai con fretta, mai con aggressività, mai strappando. La delicatezza è una forma di rispetto verso i propri capelli. Il nono segreto ci riporta ancora a Sissi, la pazienza. Le sue routine richiedevano ore. I suoi capelli erano il risultato di anni di dedizione. Nessuna promessa di risultati immediati, nessuna scorciatoia. Le chiome leggendarie non nascono in una notte. E il decimo segreto forse è quello che accomuna tutte queste grandi donne: Sissi, Aline Ballandri, le Seven Sutherland Sisters e Martha Matilde Harper. Nessuna cercava il miracolo, avevano rituali, tempo, costanza. E forse il segreto più prezioso che ci hanno lasciato è proprio questo: i capelli non sono qualcosa da correggere, sono qualcosa da coltivare. Naturalmente non tutto ciò che facevano era perfetto. Alcune pratiche oggi le lasceremmo nei libri di storia, ma dietro quelle chiome leggendarie si nascondeva qualcosa che abbiamo quasi dimenticato: l'attenzione, la ritualità, la pazienza e il piacere di prendersi cura di sé. Forse non dobbiamo copiare il passato, ma possiamo lasciarci ispirare da esso per costruire rituali più consapevoli nel presente, perché la vera bellezza, proprio come i capelli lunghi, non si ottiene in fretta, si coltiva un giorno alla volta. Scrivimelo nei commenti: quale tra queste donne conoscevi già e quale ti ha colpito di più?